Ciao a tutti e bentornati su Whiteware Racing. Oggi ci occuperemo delle frizioni a 6 e 7 molle per motori large con un breve accenno alla 8 molle quale ultima evoluzione. Dunque eccoci qui con le frizioni 6 e 7 molle per motore Vespa Large. Adesso semi smontate, ma mi interessa così per farvi vedere alcuni problemi che hanno e anche come risolverli, visto che su molti motori vengono usate, specialmente sui motori che possono circolare, cioè che sono standard. Però danno problemi queste frizioni, danno problemi soprattutto perché tendono a strappare, a volte in maniera veramente intollerabile, specialmente le 7 molle. A che cosa è dovuto questo difetto? È dovuto principalmente al fatto che il boccolo, cioè ovvero la bronzina, perché il boccolo nel catalogo Piaggio è tutto il pezzo, la bronzina, questa bronzina si consuma e quindi l'ingranaggio condotto comincia a avere questo gioco. Questo gioco fa sì che quando si comincia ad attaccare la frizione, questo piattello tende a mettersi un po' di traverso, si grippa sul boccolo e la Vespa fa il tipico suono che raschia e salta in avanti. Ora, intanto la premessa, come dovrebbe funzionare: questo boccolo deve essere bloccato, la bronzina di bronzo, pardon, deve essere bloccata sul boccolo e libera, chiaramente l'ingranaggio deve poter girare, non deve essere libera da entrambe le parti, quindi va piantata, stando attenti a non romperla e verificare che sia ben bloccata. Esistono delle bronzine CIF, insomma, che è un ricambio commerciale, che vanno molto bene. Lo dico perché questi particolari poi conviene di solito comprarli dal ricambista, perché su internet alla fine il costo unitario è perfino più elevato. Comunque quelle bronzine che vi dico, che poi la CIF è una marca conosciuta, insomma, non forniscono ricambi commerciali di buona qualità, mi sembra di osservare, sono a differenza di quelle che circolavano anni indietro, che si spezzavano, piuttosto morbide, cioè si prestano a essere lavorate e anche se si piantano un po' dure non si crepano, però sono appena, e forse un bene, sopra misura, cioè quando si pianta la boccola e poi si verifica che l'ingranaggio possa ruotarvi sopra, si nota che tende a gripparsi, cioè o non c'entra proprio, è durissimo da girare. Questo chiaramente fa sì che la frizione poi non possa staccare, quindi bisogna mettersi di santa pazienza dopo averlo piantato con una tela abrasiva a grana piuttosto fine, possibilmente oliata, passarla un po' di volte anche così, facendo questo lavoro, insomma, praticamente in questa maniera, così, curando almeno per quanto è possibile di non farla conica, cioè passare su tutta la superficie. Basta pochissimo, e poi ci si riprova il boccolo. Quando entra anche un pochino duro, non aspettate che sia libero, se no gli ridate il gioco e poi strappa un'altra volta con la boccola nuova. Quando gira un pochino duro, che si sente che fa un po' di attrito, va bene, magari la frizione potrà trascinare i primi momenti, ma dopo si assesta e va a posto. Questo è un trucco per non avere guai. Questo discorso vale naturalmente sia sulla frizione a 7 molle che su quella a 6, però il discorso è più delicato per la 7 molle perché proprio essendo più grande tende a farlo di più. Dunque il principale problema deriva dal fatto che l'ingranaggio condotto ha il piattello vincolato, ed è per questo che la Piaggio successivamente ha progettato questo nuovo cestello, che sarebbe quello della frizione 8 molle, in cui però l'ingranaggio condotto ha il piattello libero. Per questo le 8 molle non strappano mai,
perché in caso l'ingranaggio condotto tende a vibrare o a impuntarsi, il disco mobile gli impedisce di gripparsi e quindi di trascinare tutto insieme. Ora, questa poi approfondiremo in seguito. Per quanto riguarda queste, abbiamo fatto un esperimento, anche se poi io lo racconto con piacere, ma alla fine, esistendo le frizioni a 8 molle, forse è abbastanza antieconomico realizzare questa cosa poco utile, perché poi rimangono sempre altri difetti delle frizioni a 8 molle, per cui insomma, delle frizioni 7 molle, per cui potrebbe non valere la pena. In ogni caso avevamo, adesso questo è un pignone di RTV che è stato privato del piattello per la frizione di Climax. Questo è il 23 per la 62, un pignone lungo, però anche sui pignoni Piaggio normali si può privare il pignone del piattello e dopo far lavorare la frizione in maniera diversa, magari avvalendosi dei dischi di frizione della Vespa GS, che sono al contrario, cioè i condotti sono guarniti e i conduttori lisci, perché siccome c'è questo scalino altrimenti non prenderebbe l'ingranaggio, quindi non si sfrutterebbero tutte le facce disponibili, e in questo modo effettivamente il miglioramento c'è, la frizione non strappa più. Però insomma è complicata la cosa, e poi quei dischi lì del GS, essendo più duri, fanno meno attrito, quindi la frizione funziona bene, ma bisogna mettere molle più dure. Già la 7 molle è più dura, perché poi con 4 dischi funziona male, perché i dischi sono sottili, si spuntano e non stacca bene, che probabilmente non vale la pena. C'è anche la questione dei dischi condotti, che chiaramente prendono il primo, su cui appoggia tutta la frizione, è attaccato all'ingranaggio, e poi gli altri, adesso questa è una 6 molle ma è sempre lo stesso discorso, 7 molle e 6 molle sono identiche, tranne la dimensione. Questi dischi hanno una leggera curvatura e un riferimento dove manca un dente. Questo riferimento dovrebbe corrispondere quando si monta la frizione, e poi i dischi, quelli originali perlomeno, quelli commerciali no, hanno una sono leggermente piegati, per cui potete vedere che se li mettete in un senso non spianano bene, fermo restando il riferimento, nel senso opposto copiano perfettamente. Ora, io tendo a metterli che copino perfettamente, anche se montarli al contrario dovrebbe inibire la propensione della frizione a strappare, però peggiora lo stacco, perché chiaramente essendoci un molleggio lo stacco sarà meno netto, la leva dovrà avere una corsa un po' più lunga. Tanto poi, a dire il vero, la cosa che fa veramente la differenza è sempre il gioco boccola di cui parlavamo prima. Attenzione che poi alla lunga si consuma anche l'interno ingranaggio, specialmente se non si cambia mai l'olio, se l'olio è sporco, ci sono detriti metallici, poltiglia di cementazione persa dagli ingranaggi che sta in giro, si consuma anche l'ingranaggio, quindi potrete facilmente vedere che con boccola nuova ci sono ingranaggi che ci vanno stretti, altri meno stretti di quelli originali. In origine erano tutti uguali, ma qualcuno è consumato oltre una certa usura, poi la frizione strappa sempre. Queste frizioni a 6-7 molle si prestano sicuramente per motori originali o leggermente elaborati sulla base dell'originale, hanno anche alcuni pregi, non solo difetti, perché l'ultimo dei dischi conduttori ha queste punte che si incastrano sul cestello e lo tengono chiuso, quindi poi a fermo messo la frizione rimane abbastanza compatta e per forza centrifuga non si possono allargare le battute dei dischi, perché questi dentini le tengono in posizione. Questa è una cosa molto importante ed è un peccato che la Piaggio, poi ne parleremo meglio in un video apposito, non l'abbia fatto per l'8 molle, che ha il cestello più spesso e più pesante anche, però non ha questa particolarità, perché i dischi dell'8 molle sono, anche l'ultimo, quello guarnito solo da una parte, vedete, non ha queste
questi dentini, quindi non presenta non offre nessun ostacolo alla forza centrifuga, e difatti si aprono questi cestelli qui. Quindi queste frizioni, tornando all'oggetto del nostro video di oggi, si prestano così come sono per motori normali, e appunto su motori relativamente normali ha poco senso perfino comprare cestelli con rinforzo, perché queste frizioni vanno benissimo così. Su motori più potenti ci vorrebbe il cestello rinforzato, ma su motori più potenti conviene mettere direttamente una frizione 8 molle, ce ne sono tante e ottime. Una particolarità, quella a 6 molle del PX125 si presta più facilmente a fare un mix di carico-molle misto, nel senso magari uno ha bisogno di molle più dure, ne mette 3 e 3, oppure 2 o 4 morbide dure, oppure 4 dure e 2 morbide, perché sono 6. Su una 7 molle purtroppo hanno fatto questa pensata di farne 7 di molle, perché questo in origine dovete sapere che era 6. Il 180 Rally montava questo stesso cestello con 6 buchi. Poi l'hanno fatto a 7 perché sul 200 volevano più carico, però con 7 le molle devono essere tutte uguali, perché altrimenti non si riesce a contrapporle in maniera da non creare poi squilibri e quindi potenzialmente peggiorare lo stacco. Un paragone per farvi rendere conto: questo è il boccolo della frizione 8 molle evoluzione, di cui parleremo in un video apposito. Questo è il 7 molle. Vedete com'è lungo questo boccolo e questo è più corto? Che vuol dire che l'ingranaggio condotto qui si può mettere, a parte il disco libero, si può mettere di traverso con più difficoltà perché c'ha meno leva fuori dell'appoggio del boccolo, quindi può oscillare di meno. Oltretutto la battuta è anche più larga perché qui è stretta. Adesso qui ci manca quel rasamento di bronzo che si mette qui sopra, ma che corrisponde a questa, è una forma ed è più piccolo, ma qui, avendo più appoggio, è anche più ostacolato nel mettersi di traverso. È importante rilevare che i problemi che affliggono queste frizioni, in particolare questa propensione a strappare appena il gioco supera un certo valore tra boccolo e ingranaggio condotto, affliggono anche frizioni 7 molle di ottima qualità aftermarket, come per esempio la DRT, che è eccellente per tenuta in coppia, il cestello è robustissimo, non si aprirà mai. Tuttavia bisogna curare questi aspetti perché altrimenti strappano come le originali. A scanso equivoci mi riferisco a quella frizione DRT che ha sul boccolo gli incavi per ospitare fino a 28 molle della cosa, di quella delle frizioni a 8 molle praticamente. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.